Nel cuore del Lazio c'è una città in cui tutto racconta una storia, dove ogni dettaglio parla di epoche lontane. Tra vicoli di pietra, palazzi storici e terme naturali, il tempo in questa città sembra essersi fermato. Benvenuti a Viterbo, città dei papi e perla della Tuscia. Dopo aver camminato sul sentiero degli Dei a Positano e aver viaggiato su e giù per tutto il Lazio, eccoci arrivati nella nostra ultima fermata. Vi abbiamo parlato brevemente della zona della Tuscia viterbese nel video di 2 settimane fa, ma avevamo voglia di raccontarvi di più. Ci è piaciuto così tanto e volevamo condividere questa esperienza con voi. Per iniziare con la nostra esplorazione, lasciamo la macchina al parcheggio gratuito di Valle Faul. Nel grande prato accanto ai posti auto sbuca dal terreno un'immensa scultura chiamata Il Risveglio. È decisamente impressionante. Attraversata la strada troverete un tunnel che conduce ad alcuni ascensori. Nemmeno un minuto e siamo direttamente nel centro storico. Che comodità! Piazza San Lorenzo è senza dubbio il fulcro della città, dove si trovano tutti i monumenti più importanti e che è impossibile saltare. Con un biglietto unico da 10 euro è possibile visitare 3 attrazioni diverse. La prima è il Palazzo dei Papi, questo alle mie spalle, che penso che sia il punto più importante di tutta Viterbo, poi la Cattedrale di San Lorenzo e il Museo Colle del Duomo. Dobbiamo ancora fare colazione però. A pochi passi troviamo una piazzetta un po' defilata con un unico bar, dove ci fermiamo a mangiare una brioche. Tornando sui nostri passi, entriamo nel Palazzo dei Papi, che ha una facciata molto scenografica. Pensate che qui si è tenuto il primo vero conclave della storia, il più lungo di sempre. È durato infatti ben 33 mesi, dal 1268 al 1271. Nel palazzo potete vedere la pergamena originale con i vari sigilli. Il nome conclave è stato coniato proprio in questa occasione, dato che i cardinali non riuscivano a decidere chi sarebbe stato il prossimo papa e il tutto si stava protraendo ormai da anni. Le autorità locali chiusero letteralmente a chiave i cardinali nel palazzo, lasciandoli a pane e acqua e scoperchiando anche una parte del tetto per esporli alle intemperie e spronarli così a prendere una decisione più velocemente. Guarda caso lo fecero, chi l'avrebbe mai detto? Pochi passi ed entriamo al Museo Colle del Duomo, compreso nel biglietto unico che abbiamo acquistato prima. Nell'esposizione ci sono diversi reperti che raccontano la storia di Viterbo e della Tuscia, coprendo un arco temporale molto ampio, dalla civiltà etrusca al Medioevo. Diverse sale ospitano anche alcuni oggetti di arte sacra e appartenuti a vari papi. Accediamo poi direttamente alla Cattedrale di San Lorenzo, dove ci ha colpito particolarmente il suo bellissimo pavimento, intricati motivi geometrici realizzati con tessere di marmo colorato. Vicino al Duomo troviamo un cartello che racconta dei vari film che sono stati girati proprio qui, come ad esempio Freaks Out, il film di Gabriele Mainetti del 2021 che a noi personalmente è piaciuto tantissimo, recuperatelo se vi va. Prendiamo via Valle Cupa, che a dispetto del nome è ricca di verde e di luce, per raggiungere un punto splendido. Il Ponte di Paradosso è uno degli angoli più belli della città secondo noi e unisce il quartiere di Piano Scarano a quello storico di San Pellegrino. I giardini che vediamo qui accanto portano lo stesso nome del ponte e sono molto curati. Incamminandoci lungo via delle Caprarecce abbiamo una visuale unica sul centro, con le sue torri e le case in pietra, è una prospettiva molto evocativa. Prima di iniziare ad esplorare come si deve il vero cuore di Viterbo, ci fermiamo in una trattoria storica. Dopo un antipasto a base di frittelle con le erbette di stagione, una cosa pazzesca, ve le consigliamo assolutamente, Paolo prese i lombrichelli alla matriciana, mentre io provo l'acqua cotta alla viterbese, zuppa tipica della città. Dopo la pausa ci sono tanti altri luoghi che dobbiamo ancora vedere. Passiamo da Palazzo Gatti, un edificio del 200 con un giardino pensile sul tetto, per poi addentrarci in vicoli più stretti. Il quartiere di San Pellegrino dove ci troviamo ora è uno dei borghi medievali meglio conservati di tutta Italia ed è caratterizzato principalmente dalle sue case in peperino e dalle scale esterne chiamate proferli.
Uno degli esempi più belli che abbiamo visto è il Proferlo posto accanto al ristorante dove abbiamo mangiato a pranzo, ma girando per le vie ne incontrerete di continuo. Da non trascurare il Palazzo degli Alessandri in piazza San Pellegrino. Questo angolo è incredibilmente suggestivo, una piazzetta raccolta e non molto ampia, ma che sembra trasportare chi la visita in un tempo lontano. Un susseguirsi di archi, scorci da fotografare e botteghe creano un borgo davvero straordinario. Camminando per via San Lorenzo e passando accanto alla Torre del Borgognone, che purtroppo non è visitabile, arriviamo in una piazza decisamente più grande dove svetta la torre del Palazzo del Podestà. Arrivati in piazza del Plebiscito sicuramente noterete i tanti leoni che ci sono sugli edifici. L'animale infatti è stato adottato come simbolo della città di Viterbo, secondo una leggenda perché Ercole ha abitato in queste zone. Nella stessa piazza si trova il grande portale d'ingresso a Palazzo dei Priori. Nel suo bel cortile troviamo una fontana e un affaccio panoramico. È un posticino tranquillo, se volete ricaricare le batterie per qualche minuto, questo può essere il luogo giusto. Con 10 minuti di passeggiata poi raggiungiamo l'antica latteria, gelateria che è una vera istituzione in città. È l'unico posto in tutto il centro in cui abbiamo trovato un po' di coda per farvi capire. Se verrete qui provate assolutamente lo schiaffo del Papa, loro gusto originale. Prima che venga sera andiamo a fare il check-in al nostro B&B. Siamo appena arrivati al B&B dove staremo a Viterbo ed è a 1 chilometro circa dal centro, ma in una zona super tranquilla e con i parcheggi gratuiti sotto la struttura. Direi perfetto perché per la macchina ci serve assolutamente un posto. Abbiamo pagato 65 euro per una notte compresa colazione. Sistemiamo gli zaini e poi torniamo in centro per vedere la città con una luce completamente diversa. Ripassiamo dal Palazzo dei Papi, che ora ha un'aurea misteriosa, sembra ancora più bello. Facciamo 2 passi senza una meta precisa, in attesa di andare a cena. Abbiamo prenotato da Il Mat, un ristorantino stupendo all'interno di un ambiente molto suggestivo e antico. Abbiamo mangiato veramente benissimo e non possiamo fare altro che consigliarvelo. Un ultimo giro per i vicoli di notte. Si sa che questo è il nostro momento preferito della giornata e vogliamo godercelo ancora per un po'. Domani si va fuori città. Abbiamo ancora qualche tappa da fare oggi, prima di cominciare il viaggio verso casa. Il nostro primo stop è a 5 minuti dal B&B, in un piccolo paesino che ospita una straordinaria dimora del XVI secolo, Villa Lante. Si trova a Bagnaia, una frazione di Viterbo, veramente a 2 chilometri dal centro, ed è famosa soprattutto per i suoi giardini all'italiana. Oggi il tempo non ci aiuta, devo dire, ma sono stupendi lo stesso. Il biglietto d'ingresso in questo momento è ridotto a 5 euro perché ci sono alcuni lavori in corso, però merita davvero di essere vista. All'ingresso troviamo 2 casini gemelli, creati per accogliere ospiti, banchetti e momenti di svago. I giardini manieristi si sviluppano su 3 livelli e sono così ricchi di dettagli. Fontane, giochi d'acqua e sculture immerse nella natura, che creano un percorso simbolico e scenografico. In giro noterete spesso riprodotto un gambero. Questo è il simbolo del Cardinal Gambara, colui che ordinò la costruzione di Villa Lante nel 1566. Dalla parte più alta la vista è bellissima. I tetti del paese sembrano fare da cornice al parco. È veramente uno spettacolo, una perfetta armonia tra architettura, arte e natura. La
Lasciata la villa, ci dirigiamo verso un altro posto speciale. Viterbo è anche famosa per le sue acque termali, infatti. Le terme dei Papi esistono e vengono utilizzate da almeno 2000 anni. Ora è possibile immergersi nelle acque sulfuree in un complesso a pagamento molto famoso e rinomato, oppure raggiungere direttamente il punto di origine di tutto questo, la sorgente Bullicame, menzionata anche da Dante in Un canto dell'inferno. Essendo l'acqua a 58 gradi è recintata e non accessibile per motivi di sicurezza, ma alimenta 2 piscinette ad accesso libero, immerse nel parco che porta lo stesso nome della sorgente. Noi in settimana l'abbiamo trovato molto tranquillo, ma ci sentiamo di sconsigliarvi il weekend, potrebbero esserci tantissime persone. Abbiamo un ultimo stop da fare in questo viaggio itinerante che ci ha portato in posti splendidi. Ce l'avete consigliato in così tanti sotto a tanti video diversi. Dovevamo vedere Civita di Bagnoregio con i nostri occhi e poi sapevate che il maestro Miyazaki ha preso ispirazione proprio da Civita per il castello nel cielo di Laputa? Per arrivare al borgo c'è un po' da camminare. Lasciata la macchina al parcheggio raggiungiamo prima un punto panoramico che dà sulla vallata. È una vista splendida, su una conformazione unica. Il paese si erge al centro di una conca, innalzato sopra uno sperone di roccia. Dopo aver pagato il biglietto da 5 euro, credo per la manutenzione del borgo, si accede ad un lungo e stretto ponte in salita. Arrivati all'arco d'ingresso si rivela la reale bellezza del posto. Case in tufo di quel colore caldo che a me ricorda la sabbia e ci trasmette subito belle sensazioni. Le vie sono piene di fiori e giardinetti curati, è veramente un bellissimo borgo. Eravamo un po' scettici all'inizio, perché a volte i posti tanto pubblicizzati poi ci deludono, ma non è stato questo il caso e ne siamo felici. E mentre ci gustiamo un maritozzo con la panna, noi vi salutiamo. Grazie per averci seguito anche in questo vagabondaggio. Siamo felici che il video sul Lazio vi sia piaciuto e speriamo sia lo stesso anche per questo racconto dedicato a Viterbo. Ora siamo rientrati alla base e per il prossimo video vi parleremo di luoghi più vicini a casa nostra, più precisamente in Emilia-Romagna. Chissà se qualcuno di voi indovinerà dove andremo. Se avete ancora tempo per noi, vi lasciamo qui a destra un video su un'altra città italiana che abbiamo amato moltissimo, Urbino. Siamo certi che vi interesserà. Noi ci vediamo tra 2 venerdì direttamente dalla Romagna. Un abbraccio, a presto. Ciao! Ciao!